Ok, siamo qua stasera con Francesca Morganti. Io ho incontrato Francesca la prima volta in Inghilterra. Sono andato in Inghilterra per un secondo parere sulla DBS, credo. E Francesca è stata la persona nominata. E allora, scappata da italiani, andare in Inghilterra per chiedere un secondo parere. E sono arrivato. Ah, Francesca, che è italiana, è siciliana, più precisamente. E Francesca è stato una persona d'oro, veramente ha un'empatia, una capacità di No, affiancare. no. E lei abita ancora in Inghilterra, appena sposata. Eh. Ah, con un italiano però. Perché non hai scelto un uomo inglese? Sono molto più belli. Ma perché l'ho conosciuto 22 anni fa in Italia, quindi... Esatto. Allora, Francesca è qua per rispondere a qualsiasi domanda. Come ogni martedì di ogni mese abbiamo un ospite particolare, Francesca molto particolare, e abbiamo la possibilità di fare qualsiasi domanda. Francesca conosce bene DBS, la pompa sottocutine, anche un po' di Parkinson. È un'esperta e lavorava a Messina. Era una persona molto importante nell'impedismo, che è l'associazione della neurologia qui in Italia. Io vorrei iniziare chiedendo una domanda, poi passo a chi vuole parlare. Ci sono terapie in Inghilterra, come in America, che ci sono terapie che non esistono in Italia. Ci sono delle terapie in Inghilterra che voi tenete a voi stessi. No, in realtà no, tutte le terapie che abbiamo in Inghilterra ci sono in Italia, esattamente le stesse. Anzi, devo dire che in Italia abbiamo un farmaco, il Sirio, che c'è solo in Italia, non c'è in altri paesi, quindi questo ce l'abbiamo solo in Italia. Per il resto abbiamo gli stessi farmaci, lo stesso accesso alle terapie avanzate, tipo la DBS, l'infusione sottocutanea, l'apomorfina. Siamo molto fortunati perché viviamo in dei paesi che hanno tutte le terapie. Io, per esempio, ho moltissimi neurologi che formo che vengono dall'Africa, ma anche dalla Turchia, dall'Ucraina, dall'Estonia e non hanno accesso a tutte le terapie, non hanno tutti i farmaci, o per esempio hanno dei farmaci molto vecchi, per esempio non hanno l'opicapone, hanno solo l'entacapone, fra i dopamina agonisti hanno dopamina agonisti che in Italia si usavano 30 anni fa, quindi siamo abbastanza fortunati sia in Inghilterra che in Italia ad avere queste terapie. Per esempio in Francia ci sono tutte le terapie, ma in Francia ancora non hanno approvato l'opicapone, che è l'Ongentis. Quindi siamo relativamente fortunati. Vabbè, lungo rilascio, quella nuova pastiglia che doveva essere presa da Zambon qui in Sì. Italia, è stato fermato. Io ho sentito un piccolo persone che ha detto per il costo. Tu sai qualcosa su questo? Allora, il lungo rilascio, la prima versione del lungo rilascio doveva essere venduta in Europa 10 anni, penso 6-7 anni fa, comunque molto tempo fa, forse anche 7-8 anni fa. Questa è venduta solo negli Stati Uniti, però ci fu una questione di costo con l'ente europeo, quindi fu l'ente, infatti non è commercializzata in nessun paese europeo. Però devo dire, parlando con i miei colleghi americani, non era questa grande terapia, quindi insomma non ci siamo persi granché. Però la buona notizia è che quest'anno è uscito un trial importante con un nuovo lungo rilascio e questo dai dati pubblicati sembra essere molto potente. E
se non sbaglio, qualche giorno fa la Food and Drug Administration, l'ente che regola l'immissione dei farmaci in America, ha approvato questo farmaco per l'immissione in commercio. Quindi vediamo cosa accadrà ora con l'ente europeo. La differenza ora di essere in Inghilterra è che non dipendiamo più dall'ente europeo, quindi è possibile che se l'ente europeo non approva, non è detto che anche l'Inghilterra non approvi il farmaco, quindi potremmo essere su un differente percorso, però sono fiduciosa perché questo è un trial molto forte, che l'ente europeo, insomma, lo approverà e che questo possa essere disponibile in Italia. Speriamo fra un paio di anni, un anno, perché sembra essere molto promettente. Il problema l'ultima volta è stato il costo, perché costava molto di più. Sì, perché l'ente europeo lo voleva vendere allo stesso prezzo della levodopa standard, ma chiaramente non può avere lo stesso prezzo, perché ovviamente insomma è una molecola differente. Vedremo, però ripeto, non era un farmaco di grande potenza, perché è stato molto ridimensionato. Vediamo questa nuova versione, se riuscirà ad arrivare. Sarebbe molto utile perché se davvero questa levodopa a lungo rilascio funziona, potrebbe effettivamente aiutare tantissime persone che hanno le fluttuazioni, cioè hanno i periodi in cui stanno bene e dopo 2, 3, 4 ore hanno il periodo di calo e potrebbe aiutarli senza necessità di fare questo cocktail che poi diventa un po' perverso, no? Un po' Prendere tutta come una serie di farmaci che poi alla fine a lungo termine danno più problemi che altro. Ok, se qualcuno ha una domanda per Francesca, prego, questo momento, se no vado avanti io. Non siate timidi, ok? Approfittatene, ma qualsiasi domanda anche su argomenti, su aspetti del Parkinson, gli esteri. Buonasera, posso? Sì, certo, prego. Prego. Sono Biagio Mascia, dottoressa Morgante. Ciao, Biagio. Ciao, ciao Alex. Ciao. Sono al punto in cui iniziamo a parlare col mio neurologo di terapie alternative avanzate. Come si fa a capire bene in quale direzione andare? Ok, ottima domanda, ok? So, 9 bisogna... anni di patologia, 58 anni ho. Ok, quello che conta nella decisione è col tuo neurologo valutare qual è la tua qualità di vita, ok? Noi quando è che consideriamo queste terapie? Le consideriamo quando vediamo che la persona col Parkinson, nonostante prende un elevato dosaggio di farmaco, non funziona bene. Quindi ovviamente il non funzionare bene è molto soggettivo, perché ovviamente a 58 anni tu hai una richiesta di funzione maggiore che a 85 anni. Quindi tu puoi richiedere queste terapie anche in maniera più precoce. Diciamo che 9 anni di malattia è un tempo abbastanza sufficiente per considerarle. È normale ormai considerarle dopo 7-8 anni di malattia nelle persone della tua età. Quindi abbiamo detto, primo criterio, la persona col Parkinson che non funziona bene. Perché non funziona bene questa persona? Perché, per esempio, la fluttuazione, cioè il calo del farmaco, è associato a disturbi importanti, tipo disturbi della deambulazione, non riesco a camminare, o il freezing, non riesco più a muovermi perché mi si incollano i piedi al pavimento, oppure ho un tremore molto invalidante, oppure non dormo la notte perché la notte non riesco a muovermi, perché la notte ho tentazioni abnorme ai piedi, la sensazione che devo comunque muovere i piedi, ho dolore. Io ho persone che, per esempio, quando hanno la fluttuazione hanno dolore e quindi chiaramente vivere col dolore è abbastanza invalidante. Quindi queste sono, diciamo, le cause maggiori che portano a considerare una terapia avanzata, che ovviamente non va procrastinata, specialmente per quanto riguarda la chirurgia, perché poi a un certo punto nella malattia compaiono dei sintomi che non possono migliorare con la chirurgia, quindi non vale la pena procrastinarlo, anzi si rischia di perdere l'eleggibilità. Ovviamente quando si inizia questa conversazione col neurologo non significa che si va a fare una terapia avanzata, si viene screenati per capire quale terapia avanzata è la migliore. Si parla, io dico sempre, oggi ho visto 3 pazienti in cui io ho suggerito una terapia avanzata e ho detto questa è una decisione congiunta, la facciamo insieme.
io ti posso offrire, secondo il mio parere, tu potresti essere un buon candidato per la DBS in prima istanza, ma potresti essere anche un buon candidato per la sottocute. Quindi magari ti faccio uno screening, vediamo che cosa contribuisce a peggiorare la tua qualità di vita e decidiamo poi insieme, è una decisione informata su qual è il miglior percorso. Le posso dire, Francesca, il DBS, ok, 6 anni fa è cambiato, è molto, molto meglio adesso, però io ho messo il sottocutine perché avevo problemi con DBS e non volevano fare un'operazione. Il sottocutine è un po' fastidioso. Yeah. E per una persona di mia età, giovane età, 62, vabbè, perché è difficile fare una doccia, è difficile andare in una piscina, è un casino di... Esatto Alex, hai ragione, ma infatti quando ho detto, cioè, è una decisione informata. Spesso, per esempio, le persone mi contattano perché hanno visto questo sottocute e tutti vogliono fare il sottocute. Io gli dico, ma tu hai 64 anni, vuoi vivere con un device attaccato che è grosso così? Oppure vuoi cercare di utilizzare una terapia che ti cura dall'interno? Questa è la grande differenza. La DBS ti cura dall'interno e in realtà ciò che fa la DBS quando funziona alla perfezione non lo fa nessun'altra terapia. Perché? Perché il Parkinson è più marcato da un lato del corpo, quindi lo puoi aggiustare secondo il lato del corpo. La DBS può aiutare sul disturbo del sonno, ma soprattutto la DBS ti permette di ridurre i farmaci. Ovviamente vi devo dire che la sottocute io la sto considerando in pazienti come te, Alex, che dopo alcuni anni di DBS non si trovano completamente al 100% con la Ok. DBS e allora in quei pazienti noi abbiamo aggiunto il sottocute con successo, però a fronte di vivere col device. Devo dire che comunque il sottocute è una buona opzione quando tu non sai bene cosa fare, cioè nei pazienti in cui sono un po' è non chiaro se sei un buon candidato per la DBS, perché capire se una persona è un buon candidato per la DBS è difficile. Noi a St. George's facciamo uno screening approfondito, teniamo il paziente per 3 ore, gli facciamo miliardi di test, no? Cerchiamo di quantificare per fare una predizione. Però nei pazienti in cui il candidato è così nella zona grigia, non sappiamo bene, io per esempio ora metto il sottocute per 6-8 mesi perché mi permette di vedere quella persona per un tempo lungo con una sola terapia e vedo meglio in maniera più, diciamo, pulita il Parkinson, perché a volte la difficoltà è capire com'è il Parkinson sotto, ma quando ci sono un sacco di medicine è un po' un casino, no? Cioè non si capisce bene, non si capisce più se è la malattia o piuttosto la medicina o, come spesso accade, è, diciamo, la relazione fra le medicine e la malattia che determina il sintomo. Quindi in quei cosiddetti casi grigi, la nuova pratica che sto adottando, utilizzo il sottocute per un breve tempo e poi mi prendo più tempo per fare la decisione. Ok, c'è qualcun altro che ha qualcosa da chiedere? Dai, Sì, io vorrei fare una domanda, chiedo scusa. prego. A proposito di DBS, non è anche quella invalidante, tra virgolette, rispetto alla doccia, ai bagni in piscina, eccetera? No, non è invalidante perché con la DBS si può fare tutto. L'unica cosa che non si può fare è il bungee jumping. Però diciamo, il bungee jumping, no, perché per esempio io questo lo raccomando sempre. Un mio paziente, per esempio, si è buttato col paracadute, si è fatto tatuare il numero seriale della DBS e si è buttato col paracadute per celebrare che stava benissimo e quindi ha fatto questa cosa col paracadute. Quindi si può fare tutto con la DBS chiaramente è vivere con un device impiantato, che non è un grande problema, però alcune persone, per esempio, non amano avere qualcosa che è, diciamo, impiantato dentro il corpo. Mi è capitato, alcune persone mi hanno detto no, non la voglio, io non voglio niente dentro il mio corpo. Esteticamente per l'uomo che per esempio è senza capelli si può vedere l'entrata della DBS perché si vede un po' come una specie di protrusione, ma è dentro comunque la DBS. La donna, per esempio, noi cerchiamo sempre di fare la cicatrice per la batteria in maniera tale che
cioè con la scollatura non si veda, no? Cerchiamo di avere anche così un'accortezza estetica, però no, non ci sono problemi da questo punto. Di contro, però, avendo un device, il device si può infettare, si può rompere, è raro, però succede. La chirurgia, rarissimamente si possono avere delle emorragie, molto molto raro, però è il rischio della chirurgia, è il rischio chirurgico. Posso fare una domanda? Sì, Certo. Molti enti pubblici non hanno, cioè le ASL, non sono preparate per il DBS. Cioè, se deve fare un esame di elettrocardiogramma, lo fanno a metà perché non sono abituati, cioè, l'elettrocardiogramma per se stesso viene bloccato. ok. In nessuna parte del mondo sono preparati, infatti non devono essere preparati loro, deve essere preparato il paziente. E infatti per noi è un grosso carico ora, perché abbiamo anche delle apparecchiature che sono di DBS che sono compatibili con la risonanza. Però questo implica una grossa collaborazione ed educazione del paziente. Per esempio, tutti i miei pazienti sanno che se devono fare un elettrocardiogramma, con il telecomando devono spegnere la DBS e quindi questo fa sì che si possa fare l'elettrocardiogramma. Il problema qual è? Che se c'è un paziente che ha grande tremore, quando si spegne, ci sarà l'artefatto che tremore sull'elettrocardiogramma, però cioè, è una cosa inevitabile, è anche diciamo non frequente. Quindi per fare queste terapie, io quando decido di fare la terapia, considero anche quanto la persona col Parkinson e il suo partner siano in grado di essere parte attiva nel processo, perché se non sei parte attiva in queste terapie, niente, non vanno fatte, perché implica un grosso coinvolgimento. Usare il telecomando. Alex, quante volte noi ci siamo sentiti? Aumenta, diminuisci, cambia programma. E ora comunque ci sono apparecchiature di nuova generazione che veramente hanno necessità di un grande coinvolgimento, ma questo è importante perché in generale per avere successo verso il Parkinson non bisogna essere passivi, bisogna essere attivi e quindi anche avere un telecomando, portarselo e spegnere lo stimolatore fa parte del processo di essere attivi. Quando tu mi hai seguito, ho visto te più che ho visto memoria. Sì, allora ci vedevamo sempre, ok? Però questo è anche il mio modo, no? Di seguire i pazienti con la DBS, che è un po' speciale. Anche a livello psicologico comunque non viene seguito, le ASL non seguono chi sono ammalati di DBS. Questo è Cioè, un grande problema per il Parkinson in tutto il mondo, dovunque io abbia lavorato. Noi, per esempio, qui abbiamo un progetto che stiamo facendo di ricerca, che è guidato dalla dottoressa Ricciardi, che lavora con me a Londra, proprio su seguire le persone col Parkinson con lo psicologo. La dottoressa Ricciardi ha creato a Londra questa che si chiama la clinica olistica per il Parkinson, dove lei visita le persone col Parkinson con lo psicologo, con come si dice, l'infermiera, con un neuropsichiatra e fa delle sessioni con lo psicologo online perché è l'unico modo per farle, diciamo, che siano fattibili e farle online, di cui comunque i pazienti beneficiano un sacco. Infatti, una cosa che veramente è necessaria per la persona col Parkinson è avere uno psicologo. Devo dire che avere uno psicologo che ti segue è molto più importante che vedere un neurologo. Cioè, il neurologo è un po' il leader, no? È quello che dice, ok, questa è la situazione, ci sono momenti critici, vieni da me in questi momenti critici, ma la maggior parte delle volte lo psicologo ti aiuta a capire quanto le emozioni impattano negativamente sul Parkinson. Ed è vero, sia i pazienti con le DBS, perché la DBS è un grosso cambio, ma in generale tutte le persone col Parkinson dovrebbero avere uno psicologo che le segue. E là non c'è niente, ma in tutto il mondo, cioè dobbiamo lavorare su questo. Ok, c'è qualcun altro? Sì, ancora io, Alberto Pascali di Como. Scusi se Prego. Ah, interrompo. vabbè. E Questo Alberto sono io. a me è stato diagnosticato al Vesta il Parkinson idiopatico, però non sono ancora sicuri se ci sia l'MSAP o meno. Nel caso di esistenza dell'MSAP si può fare il DS oppure no? Ok. No, nel caso di cioè l'MSAP è veramente l'entità più difficile da diagnosticare, somiglia tantissimo al Parkinson.
E purtroppo non abbiamo grandi marcatori diagnostici, è la clinica che ci aiuta finora e quindi bisogna seguire il paziente nel tempo. No, purtroppo per l'MSA ci sono anche degli studi che fanno vedere che la DBS può paradossalmente peggiorare la malattia. Non è utile perché? Perché nell'MSA c'è un coinvolgimento precoce dell'equilibrio e quindi la DBS non è efficace per quello. Devo dire anche una cosa, che mi è capitato nella mia carriera di avere 2 o 3 pazienti con l'MSA che abbiamo operato per sbaglio, cioè questi pazienti avevano una forma di MSA-P molto lenta, molto molto lenta, che somigliava al Parkinson, quindi avevano 8-9 anni di malattia e non avevano nessun sintomo di MSA e in quei pazienti abbiamo fatto la DBS. Quei pazienti in realtà poi non hanno beneficiato della DBS, hanno avuto un beneficio molto lieve, poi la malattia è progredita, quindi diciamo la DBS non è indicata per l'MSA. Ho capito. Perché appunto io, a parte il fatto che cado una decina di volte al giorno, dopo 2 anni di malattia, 2 anni di malattia, già. E poi però il fatto che comporta rispetto al Parkinson idiopatico è che hanno fatto, non mi ricordo che tipo di esame, la risonanza al cuore, non lo so, quella cardiaca, e che quella invece è positiva, se ho capito bene, nel senso che c'è un deficit, adesso io faccio un'altra professione e non so esprimermi, ma c'è un marcatore, non so come dirlo, che parla a favore del Parkinson normale invece che dell'MSA. Sì, allora la Però al Besta scintigrafia non siamo ancora miocardica. definiti. Ok, la scintigrafia miocardica è un esame che è normale nell'MSA e anormale nel Parkinson. Diciamo che se uno lo trova normale, depone per l'MSA, però se è anormale, a me è capitato anche di vederlo, è un falso positivo in alcuni pazienti che hanno dei parkinsonismi simili anche all'MSA, a volte sono anche parkinsonismi genetici che sono tipo MSA oppure anche nell'MSA. Quindi in questo vince sempre tanto la clinica, e anche il monitoraggio della risonanza magnetica encefalo può aiutare in questo. Poi sicuramente i miei colleghi del BEST sono molto bravi su queste diagnosi, quindi insomma mi fiderei abbastanza di cosa dicono i colleghi del BEST. C'è una domanda sul chat, se posso. Per Sì, chi sì. ha GBA, cosa consiglia tra GBA, DBS e altre terapie? Ok, questa è una domanda importantissima, grazie per questa domanda, perché lo stiamo capendo sempre di più. Dipende, allora, non abbiamo ancora dati chiari sul tipo di mutazione GBA, ok? In passato è stato fatto uno studio molto piccolo da colleghi inglesi e questi colleghi hanno detto se hai GBA non va bene con la DBS. Invece non è così, perché uno studio italiano molto importante fatto a Pavia coordinato dalla professoressa Enza Maria Valente, che è una genetista famosissima del Parkinson, e da una ricercatrice che si chiama Nicole Avenali, ha dimostrato su una ampia casistica italiana che in realtà i pazienti con GBA migliorano con la DBS. Quindi quello che non sappiamo è non sappiamo se il successo della DBS dipende dal tipo di mutazione GBA. Quindi per GBA valgono tutte le considerazioni che si fanno per qualsiasi tipo di paziente DBS. Se il paziente con GBA ha piccoli disturbi cognitivi, chiaramente viene escluso dalla DBS, non lo consideriamo. Se il paziente GBA ha dei sintomi che sono già resistenti potenzialmente alla DBS, non lo consideriamo. Quindi avere GBA non è un criterio di esclusione assoluto, ma è piuttosto avere i criteri per la DBS. Quindi questo è stato già provato in uno studio italiano e anche confermato da un altro studio. Grazie. C'è qualcun altro Anche stasera? scusami, vorrei dire una cosa che GBA nella popolazione italiana è molto frequente. Nello studio che abbiamo fatto noi abbiamo trovato GBA nel 16% dei casi, nella nostra casistica, che era. Cavolo. Quindi è abbastanza frequente. Ricordiamoci, GBA è un fattore di rischio potente per Parkinson, ma non è un gene causativo, è un gene di predisposizione. E mutazioni differenti hanno un effetto differente sulla malattia. Ci sono mutazioni lievi che per esempio sono indistinguibili dal Parkinson cosiddetto idiopatico. Ok. Qualcun altro o vado io? Dai. Ah, bene.
qui in Italia puoi scegliere il neurologo quasi quasi che vuoi andare. Puoi scegliere proprio ogni settimana puoi andare al neurologo diverso. Volendo. In Inghilterra come viene fatto, distribuito il neurologo? Perché ho sentito che è molto difficile cambiare il neurologo quando... Allora, in Inghilterra non ti scegli il neurologo, a meno che, per esempio, io per esempio non vedo i pazienti che vengono mandati dal medico curante, a meno che non sia un referral, cioè il paziente sente parlare di me o qualche collega dice mandalo dalla Morgante. Però questo è raro, ok? Cioè, il paziente viene mandato all'ospedale e si becca il neurologo del centro Parkinson, no? Se poi vivi in un ospedale periferico, in un po' più un piccolo centro, puoi anche non vedere un neurologo che fa il Parkinson. Quindi gli italiani sono anche fortunati per quello, perché si possono anche scegliere il neurologo. E poi devo dire che quando una volta hai quel neurologo è molto difficile cambiarlo, a meno che devi andare dal tuo medico curante e dire io voglio un secondo parere. E quindi ti manda, ad esempio, io vedo un sacco di secondi, terzi pareri, però ovviamente poi hai un sacco di pazienti e non sai più quando vederli. Quindi sì, è vera questa cosa, in Inghilterra non ti puoi facilmente cambiare il neurologo. Ovviamente puoi vedere privatamente chi vuoi, ma nel sistema pubblico non puoi dire, beh, chiamo il Besta, fammi una visita al Besta con, diciamo, con Tizio, con X. No, non lo puoi fare. Oppure non sono contento di Y, dammi X. No, no, deve essere tutto fatto dal medico curante. Ci vogliono mesi, 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 mesi. ok. Lei È la sente- stessa cosa in America, la stessa cosa in Canada. Ok, lei ha sentito di dottoressa Vela, che è in italiano, che è stato in King's College a Londra, credo, per Sì, 5 sì, anni. la conosco benissimo. Lavora adesso a Vesta. Sì. Allora sono caduto nella trappola di Vesta. Personalmente ho trovato molto bene. C'è qualcun altro che ha qualche dubbio, preoccupazione? Paura? Vai Umberto. No, io volevo fare un passo indietro, Prego. nel senso che volevo che mi Attivato. spiegasse, se è possibile, cos'è questa GBA. Ok, cos'è GBA? Sì, Certo, perché ovvio, no, non- giusta domanda. Buona domanda. Ok, so GBA è un'abbreviazione che sta per glucocerebrosidasi. Quindi questo è uno dei geni che è associato alla malattia di Parkinson. Quindi ci sono vari geni, alcuni sono causativi, ossia tu hai quel gene e hai il Parkinson, ok? Quindi è molto raro questo. Ci sono delle famiglie dove ci sono tante persone affette, è un gene, per esempio, molto importante, si chiama alfa-sinucleina. Questo gene, se tu lo erediti, prima o poi ti viene il Parkinson. Quindi questo è un gene causativo. Un altro gene causativo è Parchina. Chi ha Parchina, chi ha una mutazione di Parchina, si ammala di Parkinson a 20 anni, a 30 anni. Io ho visto anche persone ammalarsi a 14 anni. È un Parkinson genetico, giovanile, e si ammala di Parchina perché la persona col Parkinson eredita un gene mutato dal padre, un gene mutato dalla madre, i genitori non sono affetti e quindi si ammala. Spesso io ho visto questo in matrimoni fra cugini, ma non necessariamente. L'abbiamo visto anche fra persone che non sono correlate. Poi ci sono geni cosiddetti di rischio, ok? Cioè, una persona può avere quel gene, ma non è detto che prenda la malattia. GBA è un gene di rischio, però è un gene che aumenta il rischio di circa 8 volte. Quindi se io ho GBA, nasco con GBA, ho il rischio di 8 volte di prendere il Parkinson. Perché è importante capire bene GBA? Noi li studiamo queste persone col GBA, perché queste persone si sono ammalate a età differenti, verosimilmente per un'interazione fra il gene e l'ambiente. Noi purtroppo non sappiamo ancora nell'ambiente cosa dà il Parkinson. Sappiamo che i pesticidi possono dare il Parkinson, aumentano il rischio di Parkinson,
ma sono tanti i fattori che non conosciamo, per esempio non conosciamo quali sono i fattori di stile di vita, per esempio per le malattie cardiovascolari lo sappiamo, se fumi ti può venire un infarto, no? Se sei sedentario ti può venire un infarto, se hai una personalità super attiva, esplosiva, multitasking, sei a rischio per infarto. Per il Parkinson ancora questo non lo sappiamo, però sappiamo che se hai quel gene GBA il tuo rischio è aumentato. Io per esempio seguo molti pazienti GBA in cui il paziente ha GBA e il padre ha GBA e il padre non ha sintomi e il mio paziente è malato, che ne so, a 28 anni. Quindi non è un gene che se tu ce l'hai al 100% ti viene il Parkinson. Hai un rischio che comunque è aumentato, poi dipende a volte di 6-8 volte. Ho sentito parlare di LOCK2, Sì. questa è un'altra. Sì, l'ARC2 è un altro gene. Allora, l'ARC2 è considerato un gene causativo, ma in realtà molti genetisti lo considerano un gene di rischio perché è molto simile a GBA da questo punto di vista. Ha una ridotta penetranza, che vuol dire se tu hai l'ARC2 hai solo il 30% di probabilità di ammalarti. Quindi non è detto che tu ti ammali. L'ARC2 dà un Parkinson, dicono, più benigno, però anche qua dipende dalla mutazione. Spesso è un Parkinson che progredisce molto lentamente, è un Parkinson che spesso c'è il tremore, ma anche qua ci sono varie differenze perché come si manifesta il Parkinson non dipende solo da fattori genetici, ma dipende anche da fattori cosiddetti epigenetici, cioè ci sono dei geni che modulano l'espressione del gene mutato, ma ci sono anche dei modulatori di ambiente e noi dobbiamo conoscerli, è importante. Dopo tanti anni in cui abbiamo studiato la genetica, finalmente stiamo tornando a capire l'effetto dell'ambiente. È fondamentale perché se noi capiamo cosa dell'ambiente scatena il Parkinson, possiamo adottare delle strategie preventive. E l'unico successo che abbiamo è prevenirla questa malattia, come si è fatto per i tumori e le malattie cardiovascolari, nonostante i tumori ora alcuni tumori stanno aumentando, però per alcuni tumori le strategie preventive sono state efficaci. Una domanda, c'è qualcosa che si può, tipo io se bevo caffè, prendo sempre il Silio, sono di solito. Mhm. Se prendo caffè mi attiva più velocemente ancora il Silio. Cioè, va bene così oppure me ne sta un Ok. po'? Allora, diciamo che il caffè è vero, ci sta perché la caffeina agisce sull'adenosina e praticamente la caffeina è come se promuove diciamo, il miglioramento che è azionato dalla levodopa, in qualche modo è sinergico, ecco. Certo, non è che raccomando di bere caffè tutte le volte che prende il sirio, perché sennò poi rischia di avere extrasistole. Diciamo che ci sono dei piccoli trucchi, per esempio ci sono dei trucchi, come dire, ad esempio, prendere, beh, il sirio è già effervescente, però, ad esempio, chi prende il cinema te lo può prendere con la Coca-Cola light, cioè quindi non senza zucchero, o con l'acqua gassata, o per esempio prenderlo con la vitamina C può aiutare l'assorbimento. Però devo dire che un grosso fattore sinergico della levodopa è l'attività fisica. Cioè, se per esempio voi fate attività fisica anche breve, 2 volte al giorno, questo è un gran propulsore della levodopa. Diciamo, fa da caffeina naturale, più o meno. Ok, c'è entrata nel chat una bella domanda. Buonasera, non riesco a farmi sentire. Chissà perché. Vorrei fare una domanda. In caso di scarsa risposta al Cinemet e alla presenza di effetti collaterali come allucinazione, declino cognitivo improvviso, momenti di confusione, si può modificare la dose, diminuire ad esempio il Ok. dosaggio. Mio marito prende 750 mg levodopa al giorno. Sicuramente bisogna rivedere la terapia. Quando subentrano questi problemi, bisogna chiamare il neurologo, fissare una visita e ridurre, semplificare. Ora, io non so se prende solo la levodopa o prende anche altro, quindi quando subentrano questi sintomi, la prima cosa che faccio io semplifico. Cioè, se ci sono i dopamina agonisti, li riduco fino a sospenderli piano piano, bisogna farlo piano perché sennò si rischia di avere l'astinenza. Se ci sono tipo farmaci come l'Oxadago o l'Ongentis, li sospendo.
cerco di capire se ci sono dei fattori che scatenano le allucinazioni che siano internistici, per esempio infezioni urinarie frequenti, quindi va curata l'infezione urinaria, però va semplificata la terapia, assolutamente. Ma la levodopa crea l'allucinazione. Ma cosa vuol dire fa male diminuire? Non capisco, leggo fa male diminuire, cosa intende per fa male? Vuole sapere se è, è problematico diminuire? No, non fa male diminuire, però bisogna diminuire lentamente perché cosa succede? Che chiaramente diminuendo è possibile che i sintomi motori peggiorano, però quando mi succedono queste situazioni io parlo chiaro con la famiglia e dico cambiano le priorità perché è molto meglio preservare le funzioni mentali e avere, diciamo, movimento più rallentato, anche perché avere una persona che è confusa con allucinazioni, che si muove, è pericoloso, cioè si rischia la caduta. Quindi perché, per esempio, quella persona si può spaventare e fare qualcosa anche di impulsivo. Quindi non fa male diminuire, bisogna ridurre sotto consiglio del medico, sotto consiglio del neurologo, ci potrebbe essere un peggioramento dei sintomi motori, però quello che è importante è preservare le funzioni mentali e se le funzioni mentali non rientrano, bisogna considerare dei farmaci per le allucinazioni, assolutamente, perché è una grande priorità. L'allucinazione è una cosa che avevo parlato prima. E quando succedono sembrano veramente reali, veramente che stai vivendo quel momento. Esatto. Io avevo allucinazioni di scappare dall'ospedale. Ogni notte provavo a scappare dall'ospedale per 2 settimane fino a che hanno preso controllo. Esatto, perché specialmente durante quando uno è ospedalizzato, durante l'ospedalizzazione, può creare, diciamo, lo stress dell'ospedalizzazione, la malattia intercorrente è uno dei fattori di rischio maggiori per le allucinazioni. Quindi, e là bisogna stare molto attenti, è una situazione drammatica che è un'emergenza, questa è un'urgenza nel Parkinson. Questo è uno di quei casi rari in cui la persona col Parkinson ha il diritto di avere una visita, anche online, anche telematica, ma ha bisogno di avere una visita perché bisogna cambiare il piano di trattamento. D'accordo. Altri Sì, malattie? ancora io Alberto, se posso. Prego. Avrei due domande. La prima è riferita proprio alle allucinazioni. A me è capitato dopo 15 giorni di Ungentys di avere un'allucinazione alla mattina paurosa. La neurologa mi ha detto di sospendere il Madopar, il rilascio prolungato che prendevo di notte e di vedere come andava e non ho più avuto allucinazioni. E questo per fortuna perché è stata una cosa terribile. E, e- però per contro alla mattina sono molto rallentato, quasi bloccato. Faccio fatica a carburare. Non c'è altro da fare che Beh, Alberto, allora, ovviamente io non conosco la sua no, situazione clinica, ovviamente, però diciamo, ecco, sicuramente hanno avuto una buona, perché in realtà Longentis potenziava molto il Madopar, rilascio prolungato, quindi per quello ho avuto l'allucinazione. Beh, devo dire, ovviamente non sappiamo se c'è un MSA, però per esempio in questi casi, specialmente in una situazione di dubbio diagnostico, a volte io considero la sottocute perché la sottocute effettivamente potrebbe avere una penetrazione migliore dalla cute e potrebbe aiutare anche sui sintomi notturni, la si può dosare in maniera più raffinata della levodopa orale. Però chiaramente io non sto dando nessuna indicazione, ecco no, quello che chiaro. devi fare. E devo dire, anche quando ho casi dubbi di MSA, un po' la sottocute me lo chiarisce perché comunque mi fa vedere anche la risposta alla levodopa col farmaco sottocutaneo. Cioè la è ecco una cosa che discuto con i miei pazienti, la propongo. Posso parlare Il- io? Prego. Laura. Però ovviamente, aspetta Alberta, io non conosco la sua situazione, quindi non so se No, ci sono certo, problemi che la controindicano, ok? Cioè, certo, questo è certo. importante. No, Prego. mi hanno detto solo che è ancora presto per pensare a alla DBS, alla DS o al Effettivamente sottocutaneo. la DBS è super presto, però la sottocute in realtà si può anche pensare in una fase un po' più precoce.
ovviamente in base alla sintomatologia clinica, E il no? problema è che a volte il Madopar funziona e a volte non funziona. Diciamo che E io, quando il problema che io ho quando non funziona il Madopar, ho delle crisi di dolore a tutto il lato destro, gamba, braccio. Perfetto, allora questo potrebbe essere un'indicazione anche precoce alla sottocute, perché il fatto che funziona qualche volta e altre volte no, si potrebbe considerare, ma si fa una discussione ovviamente basata sul problema rilevante. Io chiedo sempre ai miei pazienti, dimmi i tuoi 3 top problems, i tuoi problemi, i tuoi 3 problemi più importanti. E qua abbiamo dolore che fluttua, a volte funziona, a volte non funziona. Però, ripeto, chiaramente questa è una discussione che va affrontata col neurologo. Diciamo, la DBS non la indicherei con questo dubbio diagnostico, però la sottocute è una cosa che si può affrontare nella discussione. Considerate che comunque noi utilizziamo sottocute solo da febbraio. Quindi cioè, non è che abbiamo questa, cioè io per esempio ho fatto molti pazienti, però stiamo costruendo la nostra esperienza, quindi anche i neurologi ci vanno cauti perché è una nuova terapia. Io l'ultima cosa, poi non disturbo Abbiamo più. una persona appunto che vuole fare una domanda, sì. Sì, e appunto poi finisco e basta. Io ho notato che quando, ad esempio ieri, ero in studio e lavoravo, io faccio l'avvocato, ero in studio e lavoravo, ero impegnato con la testa, oppure quando faccio, mi tengo impegnato col fisico, le crisi vengono molto meno, cioè sento molto meno il problema del dolore e dell'off e dell'on. Invece se io sono a casa a riposo come oggi, niente, è Alberto, guarda, diverso. questa è veramente una importante testimonianza. Grazie per averlo Molto detto. importante. Perché in realtà questa è la regola per tutti. Perché, e infatti, stare a casa, chiaramente uno si vuole riposare, però stare a casa, ruminare, peggiora i sintomi, perché queste fluttuazioni si avvertono di più. Mentre quando il cervello è impegnato, c'è un rilascio di sostanze chimiche nel cervello che fa sì che la fluttuazione è più appianata. E questa Certo. è una regola matematica in tutti i pazienti che io ho seguito. E poi alla sera c'ho la schiena che mi fa male, non ho più muscoli, eccetera. Però almeno passa la giornata senza Esatto. dolore quasi. Eh no, il E, dolore è un dai, problema, sì. sì, sì. Ok, Grazie, chiedo scusa. andiamo avanti a Laura che stava aspettando. Sì. Laura, 75 anni, diagnosi di Parkinson nel 2015, Mhm. assumo Sinemet 100, 5 compressi al giorno e mi hanno aggiunto il Mirapexin che prendo la sera prima di andare a dormire. Però il Mirapexin mi causa piccole cose, mi fa dimagrire, io sono già molto magra, mi fa la pressione mi va un po' in su e in giù così improvvisamente. E quindi mi chiedevo se vale la pena continuare a prendere il Mirapexin oppure no. Carissima Laura, questa è una cosa che deve dire al suo neurologo, perché appunto, cioè questa nella visita, noi facciamo delle prove. Allora, innanzitutto, lei sa perché le hanno messo il Mirapexin? Perché ho il freezing ed è abbastanza noioso perché Ok, l'hanno messo per... mi capita di cadere anche 3-4 volte al giorno, 5 Ok, volte. allora hanno messo quindi il Mirapex, quindi c'è un'indicazione chiara, c'è l'obiettivo di migliorare il freezing, ok? Quindi questo freezing col Mirapexin è migliorato oppure no? Per ora non molto. Ok, quindi si è data la risposta da sola, il freezing non è migliorato, ha effetti collaterali e gli sbalzi di pressione non sono irrilevanti. Devo dire che col Mirapexin è raro il dimagrimento, col Mirapexin spesso dà la bulimia nervosa, i pazienti ingrassano, gonfiano, però Ma ho visto raramente il dimagrimento, però diciamo, è rarissimo, è più che altro proprio mangiare in maniera compulsiva. no, io mi devo sforzare di mangiare di più perché È sono raro, già però magra, sono già partita da magro e continuo ad andare indietro. quindi, e questo non va, quindi bisogna contattare il neurologo e dire: guarda, carissimo neurologo, ho questi problemi, non mi funziona, proviamo altro. Poi potrebbe essere pure l'evenienza in cui, e questo succede purtroppo alla sua età, in cui il freezing non è responsivo ai farmaci, ma è un freezing che è non responsivo, e in quel caso bisogna adattare una strategia riabilitativa, cioè bisogna fare più terapia intensiva sulla deambulazione.
Diciamo che Faccio già tanta ginnastica io, ne faccio un quarto d'ora al mattino e un'ora e mezzo al pomeriggio. diciamo che non ci vuole la ginnastica, in questo caso ci vuole un lavoro con un fisioterapista che sia esperto di Parkinson, che possa migliorare il freezing, perché cambiare la terapia aiuta nei freezing che si presentano nella fase off, ossia il paziente prende il farmaco, dopo un'ora sta bene, no freezing, fluttua freezing. Allora, là potenziare la terapia ha senso. Se no, se non c'è questo andamento del freezing con i farmaci, ma è random, cioè indipendentemente dai farmaci, spesso i farmaci non migliorano, quindi si becca l'effetto collaterale senza neanche il beneficio. È una cosa da, il neurologo ha fatto bene, ci ha provato, però è una cosa di cui discutere con il neurologo dicendo guarda carissimo, purtroppo non è funzionato, cioè che facciamo? Cosa devo fare? Bisogna parlare con il neurologo. Allora, i neurologi sono avari, ok? Cioè non stanno là a farti tante domande, ok? Voi dovete un po' educarli, questi neurologi. Per quello dico sempre dovete essere attivi. Anzi, cioè, Laura, molto brava, ha detto perché mi hanno messo il Mirapexin, lo sa. Essere consapevoli di qual è il problema, andare preparati alla visita, no? I miei pazienti vengono sempre col compitino, ho questo problema, la lista dei problemi, molto semplice, aiuta il neurologo ad attivare finalmente il suo cervello e dire ok, devo fare questo, perché il neurologo ha poco tempo. E il più grande problema nella gestione delle persone col Parkinson è la mancanza di comunicazione. Infatti io spesso ai giovani neurologi insegno a comunicare, perché tutti i problemi nascono perché non ci capiamo, medici e persone col Parkinson. C'è nel chat, non so se lei vede, perché così evitiamo il mio accento bello inglese, perché non si capisce se io provo a leggerlo. Ma non l'ho capito, non riesco a vedere la domanda, vedo solamente uno studio di science, non ho capito qual è la domanda. Ok. RT dice uno studio di scienza, magari mia moglie si No, legge. allora c'è una domanda che è malattia poligenica multifattoriale. Sì, Punto il di Parkinson domanda. è una malattia poligenica multifattoriale, ossia ci sono tanti fattori genetici che forse sono multipli e ambientali che danno la malattia. Infatti, se uno ha un gemello identico, un gemello monozigote, la probabilità che quel gemello abbia il Parkinson è bassissima, cioè il Parkinson è la malattia per cui la concordanza fra gemelli è fra le più basse. Quindi vuol dire che non basta la genetica, c'è molto di più. O ci sono altri fattori ambientali o altri fattori genetici, quindi è multifattoriale. Dobbiamo scoprirli sti fattori per poterla finalmente curare. E invece qua dice, in uno studio di scienze il professor Macarese e i collaboratori hanno dimostrato che obesità e sovraccarico metabolico sono in grado di alterare la risposta dei linfociti T del sistema immunitario, stimolando, aspetti che vado giù, dov'è che? Aspetta che qua va a pezzettini. Allora, linfociti T coinvolti nei meccanismi di tolleranza immunologica. Di conseguenza, se si riesce a controllare questo sovraccarico metabolico, ma perché non riesco a vederlo tutto? Ti migliora il Potrebbe di parte Parkinson? controllare a prevenire l'iperattivazione del sistema immunitario. Pare che sui topi abbia funzionato. Di qui l'idea di mettere a dieta il sistema immunitario. Cosa ne pensa? Meno male, ha detto lei. Questa è una domanda difficilissima, complimenti per la domanda. Allora, innanzitutto, in generale, l'obesità per il Parkinson è associata a diabete. Avere il Parkinson e il diabete peggiora il Parkinson, cioè ci sono un sacco di studi che fanno vedere che se hai il Parkinson e il diabete stai peggio perché hai la sindrome metabolica. Quindi se tu il tuo metabolismo migliora, il Parkinson migliora. Il meccanismo di questo non è solo tramite il sistema immunitario, il meccanismo di questo è dovuto anche al fatto che si dissipa la levodopa nel tessuto adiposo, ci sono tutta una serie di fattori tipo vascolari, no? Che vanno a inficiare il cervello sul top del Parkinson. Poi io devo dirti sulla risposta immunitaria, diciamo, il meccanismo, l'interazione fra il sistema immunitario e il Parkinson è in via di studio. Sempre di più vediamo un contributo dei fattori immunitari, specialmente dalla neuroinfiammazione. Però quanto l'obesità contribuisce alla neuroinfiammazione non lo sappiamo, sicuramente contribuisce, ma in generale l'obesità per il Parkinson è nociva, quindi vale la pena non essere obesi perché è sicuramente molto vantaggioso per una persona col Parkinson essere in buona forma. Di contro,
non bisogna essere troppo magri, perché l'altro rischio è di essere sarcopenici, cioè di non avere i muscoli, ok? Cioè è importante avere i muscoli per il Parkinson, perché quello ti aiuta, specialmente da anziano, ma per quello, diciamo, Alex predica i suoi pilastri, è basato proprio su quello, cioè l'attività fisica è per quello, per essere preparati con l'età più anziana ad avere dei buoni muscoli. Ok, Sì, brava. Bella, allora posso dire una cosa io? Posso? prego, Marica. Grazie, grazie. Guardi, io tra qualche giorno sarò operata di laparoscene, quindi all'addome, e avrei dovuto fare contemporaneamente la- sotto la pompettina che viene messa sotto cute per la diffusione della dopa. Il mio chirurgo, neurologo, non vuole assolutamente che io faccia questo intervento prima di quello che dovrà fare lui, e quindi me lo rinvia dopo. Viceversa, il chirurgo mi dice che non lo devo fare, ma lo devo fare successivamente. Cosa devo fare io a questo punto? Cioè, non ho capito niente, cioè praticamente il neurologo vuole che si faccia prima No, il neurologo vuole che si faccia prima l'intervento all'addome e poi dopo un certo numero di giorni, di mesi, adesso non so di preciso perché non me l'ha detto, e poi dopo dovrei fare l'altro intervento. Vabbè, questo è Viceversa, allora, viceversa, ok, ho capito. Allora, gli non altri c'è due praticamente fanno... allora, fermala, si devono parlare fra di loro, non può essere lei il nodo fra Tramite di loro, ok? Li deve prendere, si devono parlare fra di loro, ma perché non c'è nessun problema, può fare entrambe le cose. contemporaneamente. Ma cioè, io in realtà forse da un punto di vista operativo, visto che deve fare una chirurgia addominale, sarebbe Sì. secondo me il problema della pompa è un Mm. problema che gestirla con la pompa in un reparto che non conosce come si usa la pompa diventa un po' problematica, perché implica che ci sia un partner, un familiare che aiuta con la pompa, perché quando c'è una persona che entra in un reparto non Parkinson Sì. con un nuovo device è sempre una tragedia infinita. C'è da dire che la pompa è di facile utilizzo perché poi se la gestisce il paziente. Quindi capisco la perplessità del chirurgo, ma si possono utilizzare entrambe le opzioni. Questa è una questione organizzativa. Si devono parlare medico con medico. Quindi lei va dal suo medico e gli dice: guardi, per favore, mi fa un favore, questo è il numero del chirurgo, lo contatta, questo è il suo segretario, questa è la sua Sì, email. sì, sì, sì. Mettetevi d'accordo, questo facciamo, ecco, questo è quello che facciamo in Inghilterra normalmente. È una cosa che insomma viene Ci fatta. sono delle controindicazioni? Non significa, non è una questione di controindicazioni, è una questione di sapere se si può gestire, cioè quando si fa l'intervento, la pompa viene staccata. Io immagino che il chirurgo abbia pensato, ma c'è un intervento addominale e io sono d'accordo con lui, perché aumentare il rischio anche di infezioni? Perché la pompa può dare infezioni. È più semplice in realtà fare prima l'intervento, ma poi subito dopo, una volta che guarisce la cicatrice, mettere la pompa. Non è che ci vogliono 6 mesi prima di mettere la pompa. Ho capito. Va bene. Ok. Grazie. Francesca. Stiamo arrivando verso la fine. C'è una domanda da Stefano Ghidotti, nostro caro amico. Buonasera. Ciao Stefano. A me da un paio di settimane succede il contrario di quello che è appena. Leggo io? Che ha appena detto Biagio. Quando devo affrontare attività impegnative a livello mentale e cognitivo, vado in crisi leggermente a livello motorio, mentre più marcatamente perdo lucidità e faccio fatica a svolgere movimenti fini e a portare a termine il compito. No, ma questo è quello che ha detto lui. In realtà, cioè, quando c'è un aumentato, diciamo, stress cognitivo, cioè, si può avere un peggioramento motorio perché è il dual task che praticamente peggiora la motricità. Dopo tanti anni di malattia, si può avere questa evenienza, cioè che il task cognitivo poi va a inficiare il task motorio. È una cosa che può capitare. Si chiama flessibilità cognitiva e capacità comunque di coniugare la parte motoria con la parte cognitiva. Questo può succedere, è una cosa che comunque va allenata, ma non va neanche messa troppo sovraccarico, perché Lui ha chiaramente aggiunto, questo succede soprattutto nel pomeriggio. questo secondo me succede forse nel pomeriggio, perché è possibile che ti capita, Stefano, quando hai un piccolo calo nella levodopa a livello cerebrale e il pomeriggio
succede che si può avere praticamente un ridotto assorbimento a causa del pranzo. Quindi tipicamente il pomeriggio, dopo tanti anni, diventa il periodo più delicato, forse il livello di dopamina non è ottimale come la mattina nel cervello, quindi il task cognitivo slatentizza la riduzione della dopamina e sia la sintomatologia motoria. Questa è una cosa che può succedere, non è rara. Ho capito, sì. Ok, c'è tempo Grazie per mille, ancora una grazie. domanda. Ciao Stefano, ciao. Ciao Stefano. C'era un'altra domanda dopo Stefano, che però qualcosa che qualcuno ha chiesto sulla senaglutide. Sì, effetti neuroprotettivo Senaglutide, ok. Allora, quindi exenatide, senaglutide sono due farmaci per il diabete e anche, diciamo, utilizzati per l'obesità perché fanno dimagrire, che sono stati testati per vedere se hanno un effetto neuroprotettivo nel Parkinson. Ci sono 2 studi che sono stati fatti, promettenti, però devo dire non con un effetto pazzesco, ok? Cioè la differenza che si vede è molto piccola, quindi è ancora dibattuto se abbiano un effetto neuroprotettivo oppure non ce l'abbiano. Quindi non c'è un'indicazione a utilizzare questi farmaci a meno che non sia il diabete. È ancora una storia work in progress, stiamo aspettando dati. C'è il gruppo di Londra che sta lavorando da anni su exenatide, guidato dal professor Poltini. Vediamo cosa ci diranno. Ok, stiamo arrivando verso il tempo scaduto. C'è una domanda veloce? nuovo messaggio. Sfruttiamo, dai. Dai, leggetela perché non riesco a vedere le domande purtroppo. Allora, la rigidità, il dolore e la diminuita durata della terapia migliorano con la DBS? Alla fine del 2024 ci dovrebbero essere i risultati di alcuni trial. Si sa qualcosa? Avevo sentito anche dell'ambroxolo. Mamma mia, un sacco di domande. Allora, questa era una domanda breve. Allora, sì, Domanda se intelligente. la DBS è ben posizionata e a volte anche nelle mani del miglior chirurgo ci possono essere posizionamenti, diciamo, di 0,5 mm, per cui appare ancora posizionata bene, ma, capito, non ha un effetto devastante, migliora questi sintomi. Devo dire che anche una DBS non perfettamente posizionata, il dolore da distonia migliora. Il problema è che il dolore nel Parkinson è multifattoriale, quindi se a contribuire al dolore ci sono anche tipo la neuropatia o altri fattori, la DBS magari non aiuta, ok? Però diciamo che, per esempio, io vedo spesso pazienti con la DBS che hanno il dolore distonico e questo migliora, cioè quando è messa bene. La rigidità migliora pure. Per quanto riguarda l'ambroxolo è un farmaco che migliora l'attività enzimatica della glucocerebrositasi, cioè il prodotto di GBA. Ci sono dei trial sul Parkinson senza GBA e con GBA li stiamo attendendo, vediamo. E poi ci sono anche dei trial sulla DBS molto importante, un trial che uscirà presto, speriamo, che è il trial della DBS adattativa. Quindi vedete, questa è una DBS che metto intelligente, no? Che capta il segnale dal cervello e eroga la stimolazione in base a quel segnale. Abbiamo visto i dati in anteprima lo scorso anno al congresso mondiale della Movement Disorder Society, sono molto positivi, molto promettenti, usciranno presto e vi aggiorno che al fine settembre voleremo tutti a Filadelfia per il congresso mondiale sul Parkinson che facciamo ogni anno e quindi là attendiamo, e quando ci aggiorniamo attendiamo breaking news, vediamo un attimo che cosa ci diranno. Aspettiamo queste breaking news. Io Certo, devo aspettiamo. ringraziarti. No, davvero. aspettiamo e come, spero presto ragazzi, e come. Dal mio cuore a tuo, grazie, davvero. Di niente. Ci vediamo ancora magari. Ma sì, dai, ora io sono impegnatissima a un sacco di partenze, però magari nel 2025 possiamo fare un update, vi aggiorno su notizie scientifiche. Sarebbe bello, ecco, darvi degli aggiornamenti scientifici. Li traduco, faccio un po' da divulgatrice scientifica. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. Ok, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao a Grazie, Bianca. grazie mille, ciao. Ci Ciao. vediamo Grazie a mille, Ciao, breve. grazie Grazie Francesca, ciao Alex, Alex. grazie per quello che fai Alex, grazie mille. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, Ciao. ciao, ciao, Marco. ciao, ciao. Arrivederci. Dovete cacciarmi dalla cosa perché non riesco a chiudere